Benvenuti su Celebrita dalla Turchia, è un piacere riavervi con noi. Se amate i retroscena autentici e le storie che svelano ciò che gli addetti ai lavori sussurrano a porte chiuse, iscrivetevi e attivate la campanella, qui non vi perderete nessun colpo di scena. Quello di oggi è un racconto che fa tremare i social e ribalta mesi, anzi anni, di supposizioni. Una sola fotografia ha rovesciato tutto ciò che pensavamo di sapere su Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Finora abbiamo seguito tracce, occhiolini e frasi sospese nelle interviste, ci siamo aggrappati a dettagli minuscoli, ma nessuno, davvero nessuno, era pronto a quello che è successo. Per settimane ci sono stati bisbigli dietro le quinte, confidenze fatte con mezza voce, commenti criptici lanciati nei corridoi delle anteprime e dei set. Alcuni giuravano di averli visti scambiarsi sguardi complici, altri parlavano di messaggi indiretti nascosti tra una didascalia e l'altra. E poi, all'improvviso, lo scatto che ha incendiato il web, una foto di Gökberk YLDRM e Cemre Arda mentre si baciano. Non era una scena di fiction, non era uno scatto di set, non era una trovata di marketing. Secondo fonti estremamente vicine all'organizzazione, quel bacio è avvenuto durante un evento privato, lontano da telecamere ufficiali e sorrisi costruiti per i fotografi. Immaginate l'atmosfera. Una sala elegante, luci calde come velluto, musica soffusa, conversazioni che si intrecciano come fili d'oro tra i tavoli. Un angolo defilato, protetto dal brusio e dal via vai dei camerieri. Lì, tra i riflessi dei bicchieri e il mormorio della serata, Gökberk e Cemre hanno trovato un attimo fuori dal tempo. Chi li ha incrociati prima del bacio racconta di un contatto di sguardi lungo, quasi sospeso, di parole dette a bassa voce, di mani che si avvicinano e si fermano, come se stessero chiedendo il permesso a un ricordo. E poi, la scelta. Non un impulso cieco, non un gesto studiato, la decisione di smettere di trattenere ciò che, da troppo, bussava alle porte del cuore. Il bacio, dicono, era naturale e pieno di una storia che nessuno ha mai cancellato davvero. Non c'era goffaggine, non c'era l'urgenza di stupire. C'era la tenerezza di due persone che si ritrovano e la consapevolezza che quel momento, anche se nato in un angolo appartato, avrebbe avuto il peso di una dichiarazione. Chi conosce Gökberk YLDRM sa quanto lui protegga la propria vita privata, chi segue Cemre Arda ricorda la grazia con cui ha sempre eluso domande troppo invasive. Eppure, in quell'istante, hanno lasciato che a parlare fosse la verità che li lega. Per i fan che li seguono dai tempi di Winds of Love, questa immagine ha il sapore di un cerchio che si chiude. Non pochi ricordano parole che all'epoca suonavano come risposte eleganti a domande indiscrete. Lui, con quella calma che non indietreggia mai, aveva detto di non poter rinunciare alla donna che per lui significa di più. Lei, con il suo sorriso che accende le stanze, aveva confidato che non avrebbe sposato nessuno finché il destino non li avesse riportati sulla stessa strada. In quel momento sembravano frasi cortesi, rifugi diplomatici. Oggi, invece, brillano come indizi lasciati con consapevolezza. La foto ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Milioni di condivisioni, discussioni accese, zoom ossessivi su ogni dettaglio, l'angolazione, l'espressione degli occhi, la postura delle spalle, la distanza delle mani. In un lampo è diventata trending ovunque, dal Bosforo all'Europa, dalla costa occidentale degli Stati Uniti alle città dell'America Latina. Il ritorno dell'anno, l'hanno chiamato. C'è chi ha scritto di avere i brividi solo a guardarla, chi ha giurato di aspettare quel bacio sin dagli ultimi episodi di Winds of Love, chi ha ricordato gli sguardi che allora sembravano recitazione e oggi somigliano a confessioni. Eppure, le nostre fonti dicono che nulla è nato all'improvviso. Pare che Gökberk e Cemre, lontano dai riflettori, si frequentino in gran segreto da mesi. Incontri attenti, misurati, sempre nel rispetto dei loro impegni, sempre al riparo dal clamore. Posti discreti, ingressi separati, orari scaglionati. E, nel mezzo, un lavorio paziente, parlare delle ferite di ieri senza riaprirle, capire cosa salvare, cosa lasciare andare, cosa promettere al domani. Gli amici, quelli che non cercano riflettori, raccontano di una serenità nuova. Il bacio, sostengono, non è stato un errore da copertina,
ma un atto consapevole. La prova che certi amori non si spengono, semplicemente imparano a respirare in silenzio finché non trovano l'aria giusta. Questo ha cambiato tutto anche agli occhi del pubblico. Fino a ieri il racconto era un mosaico di indizi, storie su social con tramonti simili, canzoni condivise nelle playlist, citazioni parallele, la stessa sciarpa apparsa in due scatti diversi. C'era chi credeva, chi fingeva di non vedere, chi sperava senza dirlo. Adesso, invece, la trama ha preso una forma chiara. Le ambiguità si sono sciolte, i post criptici hanno un significato, i sorrisi a denti stretti di fronte alle domande svelano la loro timidezza più che un segreto da proteggere. La domanda, ora, è una sola: cosa succederà dopo? Li vedremo fianco a fianco sul prossimo red carpet? Arriverà una conferma ufficiale con parole scelte e tempi giusti? Oppure quel bacio è soltanto il primo di una sequenza destinata a raccontare, passo dopo passo, una storia che si rinnova alla luce del sole? Ci sono analisti del settore convinti che, considerato il modo in cui entrambi hanno parlato di impegno nelle interviste più recenti, non sia azzardato immaginare un fidanzamento in prospettiva. Sì, è presto, e sì, le promesse si costruiscono con calma. Ma il linguaggio di quel bacio è più eloquente di 1000 spiegazioni. Nel frattempo, le riviste più prestigiose si sono mosse come un'onda. In copertina, con titoli senza mezze misure. L'incontro che tutti aspettavano, il destino non sbaglia due volte, quando la finzione prepara il terreno alla verità. Scatti di repertorio, primi piani, fotogrammi di Winds of Love che tornano a raccontare l'alchimia originaria. Ed è sorprendente come tutto sia partito da un attimo rubato, da una crepa nella perfetta discrezione di una serata di gala. Ora quell'attimo è uno dei momenti più discussi dell'anno. C'è chi si chiede se i brand e i progetti professionali cambieranno rotta. Alcuni partner commerciali, dicono, avrebbero già chiesto di rinegoziare campagne che li vedono singolarmente protagonisti, fiutando l'opportunità di una narrazione condivisa. Altri preferirebbero che la coppia resti fuori dai contratti, per non mischiare sentimenti e marketing. In questo, Goldberg e Cemre sono sempre stati chiari: la loro arte parla sullo schermo, il resto vive dove meritano di vivere le cose importanti, lontano dai riflettori esagerati. Eppure, il pubblico desidera vedere, sapere, partecipare. È il prezzo di due carriere nate per essere guardate. I presenti all'evento raccontano altri particolari che fanno venire la pelle d'oca. Dicono che, poco prima del bacio, lui abbia spostato una ciocca di capelli con un gesto istintivo, e che lei abbia riso in quella maniera piccola che smonta la tensione. Raccontano che si siano presi il tempo per respirare, come se volessero mettere in fila le parole giuste e poi decidere di non dirle. Qualcuno sostiene di aver sentito lei dire: è da tanto che non ci perdiamo così, e un altro giura che lui abbia risposto: allora non perdiamoci più. Nessuno, ovviamente, ha una registrazione. Ma le voci, quando hanno cuore, suonano più vere di qualsiasi audio fuori fuoco. Non è la prima volta che la storia tra loro si incrocia con le aspettative del pubblico. Da Winds of Love in poi, ogni progetto, ogni conferenza, ogni sorriso sul palco è stato letto anche come un paragrafo di un romanzo sentimentale. Non è facile reggere la pressione di chi ti chiede, senza chiedertelo, di essere il personaggio che ama il personaggio. Eppure, col tempo, entrambi hanno imparato a piegare le attese senza spezzarsi, scegliere cosa mostrare, cosa tacere, quando fermarsi. Se oggi hanno scelto di non nascondersi, fosse anche soltanto per un istante, il merito è della strada che li ha riportati qui. Intanto, il tam tam digitale non si ferma. C'è chi monta video in slow motion analizzando il movimento delle mani, chi mette a confronto la luce degli occhi di ieri e di oggi, chi scrive lettere aperte per dire grazie a due persone che hanno dato coraggio a chi, nella propria vita, sogna un secondo tempo. E c'è persino chi teme che tutto questo possa travolgerli, perché l'amore è una cosa delicata e la folla, per quanto innamorata, sa essere impetuosa. Ma se una cosa questo bacio insegna, è che non si può proteggere all'infinito ciò che desidera vivere. Le famiglie? Silenzio elegante. Gli amici veri? Sorrisi che dicono più delle parole.
Chi lavora con loro nota dettagli che parlano di equilibrio. Puntualità, concentrazione, una leggerezza nuova sul set, quell'ironia complice che rende facili le giornate lunghe. Non sono segnali urlati, sono piccoli avvisi che dicono: stiamo bene, stiamo trovando il passo. E allora, cosa ci aspetta? Forse un'apparizione insieme alla prossima prima, un arrivo separato e poi l'inchino condiviso davanti alle foto, un'intervista con risposte misurate e quel filo di verità che basta a placare la curiosità senza bruciare il privato. Forse una vacanza breve, scelta con cura, un posto dove la sabbia non tradisce e il mare copre il rumore. O, chissà, una dichiarazione quando i tempi saranno maturi, perché le parole importanti hanno bisogno di stagionare. Una cosa è certa, l'eco di quel bacio non svanirà presto. E averlo visto nascere non su un set, ma in un angolo qualunque di una serata speciale, lo rende ancora più potente. È come se la realtà si fosse concessa un lusso da film e noi fossimo stati invitati a guardare, senza disturbare. Per questo, al di là delle tendenze e delle copertine, resta una gratitudine semplice per due persone che, con coraggio, hanno scelto la sincerità. E voi? Ve lo aspettavate? Pensavate che sarebbe successo così, all'improvviso, in un momento rubato alla festa? Credete che sia davvero l'inizio di un nuovo capitolo per Gökberk YLDRM e Cemre Arda? O preferite pensare che le storie belle ritrovino la strada senza bisogno di titoli? Diteci la vostra nei commenti, la vostra voce è parte di questa conversazione. Se questa analisi approfondita vi è piaciuta, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Il vostro sostegno permette a Celebrita dalla Turchia di portarvi i racconti più veri e intensi dal mondo dello spettacolo, con rispetto, passione e quel pizzico di brivido che rende indimenticabile ogni storia. Restate con noi, questa storia d'amore ha appena ricominciato a scrivere le sue pagine, e noi saremo qui per leggerle insieme, senza perdere nemmeno una virgola, finché il prossimo capitolo non si aprirà davanti ai nostri occhi.